Ciao, oggi parliamo del nuovo nero radioattivo. Allora, ho scritto recentemente un articolo sulla paura del nucleare e un fatto che mi lascia sempre più perplesso. L'energia nucleare è in vari modi un'anomalia della storia dello sviluppo tecnologico umano. Sono infatti pochi gli esempi di tecnologie e scoperte scientifiche che sono state così demonizzate proprio nel momento in cui sono arrivate alla piena maturità. L'opposizione antiscientifica, per dire, agli organismi geneticamente modificati in agricoltura o anche le note periodiche ondate di panico contro i vaccini sono tra i pochi rari paragoni che mi possono venire in mente e vi chiedo se vi viene in mente qualcos'altro. Comunque, in nessun altro caso, mi sembra, si è raggiunta una simile capacità di alterare le scelte strategiche e gli equilibri geopolitici globali sulla base di paure sostanzialmente infondate. Se si guarda alle statistiche con un occhio imparziale, quella nucleare da fissione è senza dubbio una delle tecnologie più sicure e mature mai sviluppate, con tassi di mortalità per unità energetica prodotta interi ordini di grandezza al di sotto dei morti causati dai combustibili fossili, petrolio, carbone e quant'altro. Secondo i dati che abbiamo a livello globale, i danni sanitari derivanti dall'estrazione dell'uranio e dalla gestione degli impianti sono irrilevanti se confrontati con i milioni di morti prematuri causati ogni anno dall'inquinamento atmosferico legato all'uso che facciamo del carbone, del gas e del petrolio. Eppure il dibattito pubblico che circonda l'atomo è inquinato da un terrore capace di indirizzare le scelte politiche e addirittura scatenare vere e proprie crociate ideologiche. Dunque, la radiofobia, come la chiameremo, non è un semplice deficit di informazione o una qualche forma di iperprudenza con dei fondamenti più o meno razionali di fronte a una tecnologia complessa e difficile da capire. È di fatto una patologia collettiva nata dall'abbinamento tra una martellante propaganda e la primitiva incapacità psicologica di gestire le paure verso ciò che è invisibile, inodore, impercettibile ai sensi umani. Per comprendere le radici di questo fenomeno non si può non partire dall'ovvio peccato originale dell'atomo, il primato dell'uso militare nella sua storia. Naturalmente l'avvento dell'atomo è stato, lo sappiamo benissimo, sotto forma di arma di distruzione e di terrore sul Giappone. Questa associazione ovvia ha impresso sulla percezione che abbiamo dell'energia atomica un'indelebile lettera scarlatta. A questo è seguita l'opera dell'immaginario in sé paranoico, ma allo stesso tempo terribilmente concreto e reale della guerra fredda, l'ombra della minaccia atomica, del fungo atomico e la cultura popolare fantascientifica con i suoi mostri mutanti, orologi dell'Apocalisse e quant'altro. Tutti questi fattori hanno fuso insieme, nella percezione pubblica, l'uso civile e l'uso militare delle tecnologie della fissione nucleare. L'ovvia considerazione è che si tratti di due ambiti ingegneristici e fisici che concretamente hanno scopi e funzionamenti molto diversi. Non è mai stata raccontata nel modo corretto. Ora, di fatto, un reattore civile che impiega nella maggior parte dei casi uranio arricchito a percentuali tra il 3 e il 5%, anche meno in alcuni casi, addirittura esistono reattori che fanno uso di uranio naturale, non può fisicamente detonare come un'arma atomica che richiede arricchimenti oltre il 90% dell'uranio, del materiale fissile in generale. Sentiamo spesso espressioni impossibili come se esplode una centrale atomica in Francia, che è un falso argomento. L'impossibilità fisica di questi eventi è stata però travolta dalla paura
e il panorama nucleare è diventato un unico e mostruoso crogiolo di paure indifferenziate. Ma la nascita e l'enorme successo della radiofobia non può essere collegata al solo trauma bellico. Metterla così sarebbe una grave semplificazione storica. Ci sono stati vari passaggi nell'evoluzione di questa paura collettiva. Va considerato, per esempio, che tra il terrore della guerra fredda e la successiva crociata ecologista è esistita una fase di transizione dominata da una propaganda istituzionale di segno opposto a quanto abbiamo vissuto negli ultimi decenni. Particolarmente negli anni 50 i governi occidentali, spinti proprio dalla necessità di riabilitare l'atomo agli occhi del pubblico, in un tentativo ben incarnato dal discorso di Eisenhower alle Nazioni Unite, Atoms for Peace, del 1953, insomma, queste nazioni occidentali promossero una pervasiva narrazione tecno-utopica. Si tentava di separare l'orrore dell'arma atomica da un uso pacifico dell'energia nucleare, cercando di delineare uno scenario in cui la fissione avrebbe garantito energia troppo economica per essere misurata, automobili atomiche di uso quotidiano e un progresso libero dalla fatica materiale e anche intellettuale, diciamo. Questa ubriacatura ottimistica era ovviamente essa stessa una forzatura narrativa, un tentativo politico di esorcizzare il senso di colpa e il terrore globale attraverso promesse ingegneristiche di carattere pressoché fantascientifico. Purtroppo il risultato fu un vero e proprio boomerang psicologico. Quando divenne chiaro che il nucleare civile non era una magia, non era qualcosa da prendere alla leggera, ma viceversa un'industria ovviamente complessa che richiedeva enormi infrastrutture, grande precisione e investimenti massicci soprattutto nella sicurezza, la disillusione pubblica fu proporzionale alle enormi aspettative tradite, come sempre succede. A questa rottura del patto di fiducia contribuì in modo determinante, tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, l'emergere del dibattito sui test atomici atmosferici e sul rischio del fallout radioattivo, che rilanciò l'ansia per le radiazioni all'interno della quotidianità civile. È in questo preciso snodo storico tra la fine degli anni 60 e l'inizio del decennio successivo che la differenza si cristallizza in una diffusa avversione militante. Svanita l'illusione dell'utopia domestica dei robot nucleari, su una solida base di disillusione emotiva si è innestata un'operazione politica e culturale oggetto di un enorme sforzo propagandistico. Gran parte del movimento ecologista emergente ha allora individuato nel nucleare il nemico perfetto, un'industria centralizzata, tecnologicamente complessa per il profano, gestita dallo Stato o comunque da gigantesche corporation. Quindi in un'epoca segnata dalla contestazione anticapitalista, l'avversione all'atomo è diventata un dogma pressoché identitario per un ampio spettro di istanze ideologiche. Si è diventati sostanzialmente sordi rispetto ai vantaggi oggettivi dell'energia nucleare, cioè la sicurezza intrinseca, l'estrema densità energetica e l'assenza di emissioni climalteranti, per trasformarla in uno spauracchio, simbolo del leviatano tecno-industriale da abbattere. Ma questa avversione non è nata come un fenomeno spontaneo, come ce la vendono quasi sempre. Sotto la sottilissima superficie dell'idealismo verde si muovono infatti interessi economici senza nessuna pretesa idealistica. L'industria dei combustibili fossili, allarmata dalla prospettiva di un'energia capace di abbattere la dipendenza da petrolio e carbone, trova nell'ambientalismo antinucleare un alleato strategico e facilmente manipolabile. Enti filantropici ed economici nati dai proventi del greggio, come fra tutti la Fondazione Rockefeller
e tante altre reti di donatori legate all'industria petrolifera iniziano a finanziare campagne, fondazioni e organizzazioni non governative apertamente schierate contro la fissione. Si tratta né più né meno di un'operazione di tutela del proprio monopolio energetico, che la stampa internazionale, connivente con la narrazione antinuclearista, si guarda bene da indagare e segnalare. Molte associazioni ecologiste si trasformano con vario grado di consapevolezza e malevolenza nel megafono di una propaganda priva di base scientifica, ricevendo direttamente fondi dagli stessi attori che stavano e stanno distruggendo il clima del nostro pianeta. Come ho già accennato, a questo schema di manipolazione dell'opinione pubblica si unì da subito una fetta largamente maggioritaria del giornalismo. I media sapevano bene che la paura genera attenzione e profitti, molto più del tentativo di spiegare la complessità della realtà. Gran parte della stampa abdicò subito al dovere di verifica dei fatti per cavalcare l'onda della radiofobia. Il pugno di effettivi incidenti nucleari di cui parleremo tra breve furono raccontati con toni definitivi e apocalittici. I dati sulla letalità delle diverse fonti energetiche venivano omessi e le voci scientifiche isolate. Il giornalismo divenne l'amplificatore di questa narrazione distorta, validando le paure del pubblico e fornendo la base di consenso su cui la politica avrebbe poi costruito moratorie e blocchi industriali. Questo approccio ideologico ha portato a paradossi storici dolorosi, di cui la recentissima Energiewende tedesca è l'esempio definitivo. Spegnere centrali nucleari perfettamente funzionanti per placare l'ideologia verde, finendo per riattivare e prolungare l'uso delle miniere di carbone e rallentando così la urgente e necessaria decarbonizzazione. Questa paura diffusa ha prodotto tra l'altro un paradosso normativo affascinante. Proprio a causa della pressione dell'opinione pubblica e del terrore instillato da movimenti d'opinione, l'industria nucleare è stata sottoposta, dove non si è riusciti a ridurla a un nulla, come in vari paesi d'Europa, tra cui l'Italia, è stata sottoposta quindi a un livello di scrutinio e a vincoli di sicurezza senza paragoni in nessun altro settore industriale umano, come nella pericolosissima industria chimica, per esempio. L'adozione del modello LNT, Linear No Threshold, che postula come dannosa qualsiasi esposizione, assurdamente, qualsiasi esposizione alle radiazioni, per quanto infinitamente piccola, ha generato il principio ELARA. Questo acronimo, as low as reasonable achievable, impone di mantenere l'esposizione delle radiazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, spingendo l'ingegneria nucleare a sviluppare sistemi di ridondanza, bacini di contenimento doppi o tripli e protocolli di controllo estremi che portano l'esposizione alle radiazioni all'interno di una centrale nucleare a livelli molto più bassi di quelli di alcuni centri abitati europei. In altre parole, l'interpretazione politica di una paura irrazionale ha costretto i progettisti a rendere il nucleare civile una fortezza inespugnabile, con costi di costruzione che sono lievitati non per limiti tecnologici intrinseci, ma per rispondere a standard normativi sempre più asfissianti. È questo che ha fatto, paradossalmente, dell'industria nucleare l'attività energetica ed industriale di gran lunga più sicura a disposizione dell'umanità. Gli incidenti storici su cui la manualistica del terrore si sofferma ossessivamente confermano in realtà questa solidità, se letti con un briciolo di onestà intellettuale, sia per il loro numero incredibilmente esiguo, sia in generale per le modeste conseguenze che hanno avuto. Si potrebbe affermare, dati alla mano, che quello della centrale di Chernobyl sia stato l'unico vero incidente con vittime della storia dell'ingegneria nucleare energetica. Ma anche definire Chernobyl un incidente del nucleare civile è di fatto un errore storico. Si trattò dell'esplosione di un reattore con finalità miste civili e militari, la classe sovietica RBMK, originariamente progettato per produrre plutonio per testate atomiche e solo in un secondo momento adattato per generare elettricità. Questa duplice natura impose scelte ingegneristiche inaccettabili per gli standard di sicurezza mondiali. In primo luogo, il reattore era privo di contenimento primario, nessuna cupola in cemento armato e acciaio,
a sovrastare il nocciolo, ovvero l'elemento che esiste a garanzia del confinamento della radioattività in caso di incidenti. Questo fatto in modo da rendere agevole l'estrazione del materiale fissile di grado militare a scapito del livello minimo sensato di sicurezza. In secondo luogo, la centrale aveva un design intrinsecamente instabile, caratterizzato da un coefficiente di vuoto positivo, anziché, come sarebbe dovuto essere, di vuoto negativo. Questo significa che qualora l'acqua di raffreddamento fosse evaporata, come è successo, la potenza del reattore invece di diminuire sarebbe aumentata in modo incontrollato. Un'anomalia inconcepibile per le tecnologie civili di quell'epoca e del tutto impossibile per le tecnologie attuali. A queste pesanti carenze strutturali si aggiunse il fattore dell'incompetenza umana. Il disastro scaturì da un test condotto in violazione di ogni protocollo di sicurezza, disabilitando i sistemi di spegnimento automatico ed estraendo le barre di controllo oltre i limiti consentiti. Fu il collasso di un sistema politico e burocratico, prima ancora che tecnologico, e avere un minimo dell'idea in cui tutto ciò avvenne rispetto alla storia dell'Unione Sovietica rende evidente una simile dinamica. Insomma, un evento fisicamente irripetibile nei reattori civili nel resto del mondo. Venendo a un'epoca più vicina e citando il fisico Luca Romano, a Fukushima non c'è stato un incidente nucleare, ma uno tsunami. E non si può non essere d'accordo con questa affermazione. La centrale nucleare, peraltro contemporanea di quella di Chernobyl, fu investita da un disastro naturale di enormi proporzioni, un terremoto di magnitudo 9 seguito da uno tsunami di 10 metri che uccise una cifra variabile tra le 20 e le 30.000 persone, mentre ci furono zero vittime collegate alla centrale. La dinamica dell'incidente conferma infatti l'estrema affidabilità di una centrale nucleare, almeno se ben progettata e ben tenuta, per quanto datata. Il sisma, pur essendo stato uno dei più violenti mai registrati nella storia, tanto che avrebbe alterato l'inclinazione dell'asse terrestre di 17 cm e spostato la costa del Tohoku, la regione in cui si trova Fukushima, di 4 metri verso est, non è stato però in grado di compromettere l'integrità dei reattori, che si spensero in automatico come è previsto dai protocolli. Ciò che non funzionò, il fattore che creò il cosiddetto incidente, fu l'acqua dell'onda anomala che superò le barriere frangiflutti, inondando i locali sotterranei dove assurdamente erano stati alloggiati i generatori diesel di emergenza. Senza elettricità per alimentare le pompe idrauliche, il sistema andò quindi correttamente in blocco totale, il cosiddetto station blackout. Il calore di decadimento del nocciolo fece progressivamente evaporare l'acqua residua, innescando un'intensa reazione chimica che saturò gli ambienti di idrogeno. E furono proprio le deflagrazioni convenzionali di questo gas idrogeno e non fantomatiche esplosioni atomiche a scoperchiare gli edifici esterni e a causare una dispersione di isotopi al di sotto della soglia di pericolosità. Quindi, ribadisco, questo non si può definire un incidente nucleare. A corollario di questo evento e come dimostrazione di come la radiofobia venga usata strumentalmente anche come un'arma geopolitica oltre che politica, c'è la polemica sullo sversamento delle acque trattate di Fukushima nell'Oceano Pacifico. Per anni l'acqua impiegata per raffreddare i reattori è stata filtrata con il sistema ALPS, capace di rimuovere i vari isotopi radioattivi dall'acqua e stoccata poi in migliaia di cisterne. L'unico elemento non filtrabile a livello industriale è il trizio, un isotopo dell'idrogeno, leggermente radioattivo che viene usato per esempio per rendere fluorescenti le lancette degli orologi da polso. Quando il Giappone, sotto lo stretto controllo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, AIEA, ha iniziato a rilasciare in mare quest'acqua con concentrazioni di trizio nettamente inferiori ai limiti fissati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'acqua potabile, si è scatenata un'ulteriore campagna di disinformazione globale. La Cina ha guidato la protesta bloccando addirittura l'importazione di pesce giapponese e denunciando un presunto attentato ambientale. Si è trattato di un puro esercizio di propaganda. I dati tecnici dimostrano infatti che i reattori cinesi in normale operatività riversano abitualmente in mare acque con concentrazioni di trizio molte volte superiori a quelle dello scarico giapponese. L'indignazione non era quindi mossa da un pericolo radiologico o biologico,
ma dalla convenienza di sfruttare un pregiudizio atavico per colpire un rivale economico e politico, con misure prima propagandistiche e poi anche economiche. Eppure proprio Fukushima ha agito da catalizzatore per normative ancora più restrittive, mentre le uniche vere vittime nucleari in Giappone furono le centinaia di anziani deceduti a causa dello stress di un'inutile evacuazione forzata dettata dal panico dell'apparato burocratico, ben oltre ogni soglia di reale rischio radiologico. Su questa tragedia umana si è abbattuta l'opera mistificatoria della stampa occidentale e non solo. I media europei e americani hanno scientemente trasformato un disastro naturale in un'apocalisse nucleare. Le immagini delle deflagrazioni di idrogeno venivano trasmesse a ciclo continuo e commentate come se si trattasse di esplosioni atomiche. Si speculava su nubi radioattive in arrivo sull'Europa, ignorando deliberatamente i banali fatti della fisica e i dati oggettivi sui livelli di radiazione. Questa narrazione mediatica, priva di qualsiasi fondamento fattuale, ma dal forte impatto emotivo, ha fornito alla propaganda antinucleare un'arma formidabile. Il terrore indotto dai notiziari ha pesato in modo decisivo sulle scelte politiche del continente. Ha spinto governi come quello tedesco a chiudere anticipatamente impianti sicuri e ha blindato i referendum popolari sull'ondata dell'emotività, come accadde in Italia nel 2011. Il risultato finale di questo cortocircuito tra media e politica è un'infrastruttura energetica di solidità ineguagliabile, ma appesantita da tempi di realizzazione dilatati e da blocchi normativi creati per rispondere a fobie collettive e a narrazioni giornalistiche più che a rischi concreti. Oggi, di fronte all'urgenza climatica e alla necessità di una decarbonizzazione rapida dei processi energetici, unita a una fame sempre maggiore di energia e di sicurezza energetica, rispetto anche ai rischi geopolitici, sembra che la presa sull'opinione pubblica dei ben pensanti dell'ecologismo mercenario e irrazionale stia mostrando segni di cedimento. A forza di ripeterlo, ci si inizia a rendere conto che basare reti elettriche industriali esclusivamente su fonti intermittenti come vento e sole è una mera illusione e che un mix energetico privo di nucleare non è in nessun modo sostenibile per una società industrializzata. Tuttavia, invece di una riabilitazione razionale e lineare di una tecnologia matura, assistiamo all'emergere di una nuova forma di propaganda, più sottile ma altrettanto insidiosa. È una retorica che tenta di conciliare la necessità energetica con le paure residue della popolazione. La retorica della quarta generazione e degli Small Modular Reactor, SMR, di là da venire, della ricerca. La narrazione dominante adottata dai politici e in parte dalla divulgazione più ammiccante suggerisce una specie di compromesso storico. Il nucleare del passato, si sottointende, era effettivamente imperfetto, sporco, pericoloso, giustificando così a posteriori le paure infondate dell'ecologismo antiscientifico e le posizioni di quegli stessi politici che oggi cercano di fare marcia indietro. Viceversa, si dice, i futuri reattori modulari e le esotiche tecnologie di nuova generazione saranno finalmente sicuri, intrinsecamente passivi, tascabili, privi di scorie e compagnia cantante. Questa impostazione strategica, per quanto rassicurante sul piano del marketing politico, costituisce un errore logico e un cedimento inaccettabile all'irrazionalismo. Promuovere gli SMR o i reattori a sali fusi, validando implicitamente e vigliaccamente i pregiudizi sui grandi impianti attuali, significa fare un torto inaccettabile alla verità scientifica. I grandi reattori moderni di terza e cosiddetta terza generazione avanzata, come gli EPR europei o gli AP1000 americani, attualmente operativi o in costruzione nel mondo, sono macchine ingegneristicamente straordinarie e già immediatamente disponibili, almeno a livello di progetto. Sono pochi, sorvegliati a vista, circondati da strati di cemento armato e di acciaio, dotati di sistemi di sicurezza passiva capaci di raffreddare il nocciolo per gravità e convezione naturale per giorni interi, rendendoli immuni dalla perdita di alimentazione esterna, come avvenne a Fukushima. Al di là delle etichette commerciali,
sulle generazioni. La taglia grande, i cosiddetti gigawatt scale reactor, quelli che si vedono in Francia, resta una delle soluzioni più valide, robuste e consolidate per la decarbonizzazione delle reti elettriche industriali, in virtù dell'economia di scala e dell'enorme quantità di energia di base prodotta da questi impianti con impronta di suolo, l'occupazione di suolo minuscola. Gli SMR, gli Small Modular Reactors, quando li avremo, avranno certamente senso in contesti specifici e ben delineati. Saranno preziosi per alimentare reti elettriche isolate, isole, per il teleriscaldamento urbano nei paesi freddi di città isolate, o per fornire calore di processo ad alta temperatura per poli industriali ben specifici. Tuttavia, presentarli al grande pubblico come la soluzione definitiva al finto problema della sicurezza nucleare è una vera e propria truffa intellettuale. Questa retorica serve in molti casi solo a placare la coscienza di chi, avendo militato per decenni contro l'atomo e avendo causato un ritardo catastrofico nella lotta al cambiamento climatico, ha oggi disperatamente bisogno di un alibi tecnologico per cambiare idea. L'SMR diventa l'escamotage per giustificare il proprio cambio di rotta, senza dover ammettere di aver avuto torto per 40 anni. Accettare l'idea che un reattore sia moralmente e socialmente accettabile solo se piccolo, carino o etichettato con la parola magica nuovo, significa arrendersi in via definitiva alla patologia della paura. L'uomo nero atomico non si sconfigge assecondandone le fobie, abbassando la testa di fronte alla disinformazione o inventando categorie di rassicurazione fittizia a uso e consumo di minoranze rumorose propagatrici di paure irrazionali. In parallelo alla narrazione sugli SMR esiste anche una dinamica retorica ancora più fantasiosa che sfrutta la prospettiva della fusione nucleare. La fusione rappresenta lo strumento perfetto per la propaganda dilatoria. Nel dibattito pubblico, intere formazioni politiche e movimenti interpreti dell'ecologismo antiscientifico si dichiarano improvvisamente a favore dell'atomo, a patto che sia quello della fusione. Si presentano come progressisti e amici della scienza, attendendo il reattore perfetto, quello che riproduce il meccanismo delle stelle e promette, ancora una volta, magicamente energia illimitata. Tuttavia, appellarsi oggi alla fusione nucleare come alternativa alla fissione costituisce un artificio dialettico cinico. Dal punto di vista ingegneristico e industriale, la fusione è una tecnologia remota. Nonostante i successi sperimentali, un reattore a fusione commerciale capace di immettere energia nella rete elettrica con continuità non esisterà per decenni, a meno di svolte attualmente inattese e imprevedibili. La transizione energetica, per contro, richiede soluzioni applicabili nel decennio in corso. Utilizzare l'immagine di una tecnologia oggi di fatto inesistente per bloccare e demonizzare una tecnologia matura e prontamente disponibile come la fissione è un esempio paradigmatico di ecologismo irrazionale e disonesto. Diventa un escamotage per non assumersi la responsabilità delle scelte del presente. Si loda l'energia del futuro per condannare l'energia del presente, garantendo di fatto il prolungamento dell'uso dei combustibili fossili. E ne sono liete le multinazionali del carbonio. Questa ipocrisia istituzionalizzata sacrifica il pragmatismo scientifico sull'altare del consenso, un atteggiamento inaccettabile per una società avanzata. Non posso, infine, non spendere qualche parola sullo spauracchio per eccellenza, agitato dai soliti detrattori dell'atomo, le scorie radioattive, se ne parla sempre e a sproposito. Anche in questo caso la distanza tra realtà e percezione pubblica è mostruosa. Gli impianti di stoccaggio moderni, come il deposito geologico di Onkalo in Finlandia, tuttora in via di costruzione, offrono livelli di sicurezza estremi, garantendo l'isolamento del materiale per scale temporali geologiche all'interno di formazioni rocciose stabili. A questo si aggiungono le concrete prospettive future di riutilizzo del combustibile esausto. I reattori a neutroni veloci, che erano già una realtà negli anni 50 e che non sono stati più costruiti a causa del basso prezzo dell'uranio di miniera,
ad esempio, sono in grado di utilizzare le scorie come nuovo combustibile, abbattendone drasticamente sia la quantità complessiva sia i tempi di dimezzamento della radioattività residua. Inoltre, dobbiamo stigmatizzare un paradosso spesso volontariamente ignorato dalla propaganda verde. Anche eliminando dall'equazione la produzione energetica nucleare, la sanità moderna, attraverso la medicina nucleare, la radioterapia e la diagnostica avanzata, produce e continuerà a produrre annualmente quantità significative di scorie radioattive. Opporsi ideologicamente alla creazione di depositi nazionali centralizzati, sicuri, controllati, finisce per lasciare questi materiali disseminati in decine di siti provvisori sul territorio. In altre parole, il rifiuto irrazionale dei depositi mette a rischio proprio la sicurezza ambientale e sanitaria che gli oppositori dichiarano di voler tutelare, falsamente dichiarano, aggiungerei. Un monito su cosa comporti la gestione inadeguata di materiali radiologici ci arriva dall'incidente di Goiânia in Brasile alla fine degli anni '80, ben raccontato in una recentissima serie televisiva. In quel caso il furto e la manomissione di un'apparecchiatura per la radioterapia abbandonata causarono vittime e contaminazione. La radiofobia ci spinge a temere le soluzioni sicure, lasciandoci esposti ai veri pericoli derivanti dalla cattiva gestione. Alla fine l'uomo nero radioattivo si sconfigge ristabilendo con ostinazione il primato della ragione dei numeri e accettando che l'ingegneria della fine del XX secolo ci ha già consegnato uno strumento formidabile, maturo e sicuro per garantire il nostro futuro energetico. Spetta a noi smettere di tremare di fronte alle ombre che abbiamo noi stessi proiettato sul muro per tornare ad accendere la luce con l'unica vera alternativa praticabile e duratura all'era del carbonio. Bene, con questo mi sono sfogato su un argomento di cui ora mi occuperò maggiormente, quello dell'energia, dato che anche con la collaborazione divulgativa con Episteme e l'Università di Siena prenderemo ad organizzare eventi futuri di divulgazione sull'argomento. E quindi io per il momento vi saluto, vi ricordo di mettere like, commentare, discutiamone nei commenti e per il momento vi saluto. Ciao!